Vi è mai capitato di sentirvi davvero soli? Così soli a tal punto da invidiare anche il vicino che porta fuori la spazzatura mentre bestemmia contro sua moglie. Ciò che mi tiene sveglio la notte è proprio la consapevolezza di non aver nessuno per cui buttare la spazzatura. Perché, ripensandoci, è proprio la spazzatura ad unire una famiglia. È proprio quel gesto a determinare la forza di un legame umano. Sulla mia carta d'identità ci sarà scritto Adriano, clown 25enne che vive in una zona poverissima di Roma, destinato a rimanere solo. E chi l'avrebbe mai detto? Iniziai a comporre numeri telefonici casuali, nella speranza di poter trovare compagnia. Ciao, sono Adriano e che mi sento solo, quindi pensavo che... Ma che cazzo vuoi? Io non lo so, sti cazzo di... Pronto? Sì. Niente, ho sbagliato numero. Salve. Salve, sono Adriano e che cercavo compagnia. Ma pure mi sarà chiamate. Non voglio firmare nessun contratto. Salve. Se mi avessero detto che tutto questo sarebbe stato estremamente facile, forse avrei mollato fin dall'inizio. In fondo, chi sa di saper amare sa anche quando arriverà il momento giusto. E infatti, una sera di maggio, la trovai. Pronto? Ciao, sono Adriano. Sono solo e cercavo compagnia perché non è ancora riattaccato? E perché dovrei farlo? Ok. E allora che ne dici se ci iniziassimo a conoscere, che ne so, con delle domande? Ok, quali domande? Tipo, quali sono le tue passioni? L'arte. È così... Ti piace l'arte? E secondo te a me piace l'arte? Forse. Ti piacciono gli animali? Sì, E allora ami anche l'arte. così proprio. E allora, come artisti, cioè intendo come pittori, chi ti piace? Chi è il tuo preferito? Credo che... Goya sia il più affascinante. Goya! Oddio, no, Goya è il mio preferito, cioè tutta quella cazzo di angoscia mi distrugge a tal punto da farmi sentire bene. Quando ero piccola vicino a casa mia c'era un signore che era uguale a Van Gogh. Ti giuro, era come se uno dei suoi ritratti avesse preso vita. Davvero? Io tanto tempo fa amavo fare imitazioni. No, veramente. Le imitazioni sono state essenziali nella mia vita. Infatti mi chiamavano sempre Adele, il clown del cazzo. Ma dai! Cioè, non lo so, sarebbe strano da spiegartelo. Non lo so, mi fa... Continuammo a lungo la conversazione.
non lo so, comunque Lei era sia, così cioè, interessante e sicura di sé. cioè, quello che tu sia E mi chiedevo quale fosse la storia della sua vita. Il mio preferito, cazzo, cioè. E da quella voce ero sicuro che fosse bellissima. Perché tu non sai Poco prima che andassi a dormire le diedi la buonanotte e come un bambino iniziai a correre tra le strade della mia Roma. Lei aveva per me lo stesso significato di un fucile giocattolo per un bambino la mattina di Natale. Era il motivo per cui mi alzavo dal letto correndo e saltando, fingendo di non aver bisogno di nient'altro. La mia vita era diventata più o meno così. Cadi a terra dalla stanchezza, svegliati, lavati, studia e corri da lei. Parlavamo ogni giorno. Scoprì che si chiamava Adele e da quel momento ero convinto che fosse il nome più bello del mondo. Non lo so, a me piace guardare la luna. Trascorrerei le ore a guardarla. Io settimane intere. A volte penso che la luna che guardiamo noi è la stessa che guardava l'uomo nella preistoria o la stessa che vediamo in film e serie TV, cioè ci pensi, è incredibile. Sì, ma ci penso sempre anch'io. Mio padre me lo diceva ogni singola volta. Poi mi feci coraggio e glielo chiesi. Ti va di vederci? Perché? Come? Perché mi vuoi vedere? Per dirti quanto sei unica? Credo. Non mi fraintendere. Lo so che sei un bravo ragazzo e che è meglio se continuiamo a sentirci così. Per telefono? Sì, per telefono. Ma così, senza dirmi nulla. Abito a Milano ora, pur volendo come facciamo? Ah. Ok. Ciao. Trascorrere le giornate qui era l'unica cosa che potevo fare per allontanare la consapevolezza di essere un banale emarginato, di cui nessuno si ricorda e a cui nessuno chiede di buttare la fottuta spazzatura. Mio Dio, quanto cazzo ne avevo bisogno. Sta troia, quante volte ti ho detto non ti devi mettere sta cazzo di gonna, eh? Lo sai che ti succede se fai quello che dico io? Lo sai che se ti succede? Che pellasciatura che c'hai, da puttana proprio, eh? Che poi adesso non sei più Adele il clown del cazzo, adesso sei Adele la puttana clown del cazzo! Ma che cazzo vuoi, cretino? Col saparrucca dei cinesi, coglione di merda, deficiente, testa di zoccola di merda. Bene. Roma mi sembrava all'improvviso un posto triste, illusorio, totalmente ingannevole. Forse la prospettiva di felicità era solo una favola scritta dal mio stupido cervello. Adele era una delle tante che fuggivano, anche se stavolta era come se insieme a lei fosse andata via anche una parte del mio sogno.
una merda. Perché rullo di tamburi, io e quel clown di merda del piccolo siamo la stessa persona. E ci credo che non dici nulla. Io ti ho difeso e tu te ne sei scappata chissà dove mentre io stramazzavo a terra. Ma sì, tanto chi se ne frega, entrambi le vesti sono insignificanti, sia come Adriano il ragazzo al telefono che come Adriano il clown. Vabbè, potresti essere chiunque. Come faccio a sapere che siete la stessa persona? Perché non ci siamo mai rivolti la parola, quindi non conosciamo i nostri fottuti timbri vocali. Quel coglione ti ha chiamato Adele il clown del cazzo. E indovina chi me l'aveva detto anche per telefono. Possiamo vederci più tardi? Nel solito vicolo? No, non possiamo. Ti prego. Ci tengo. I don't know how it cuts right through me. But it does. I'm up there with the won't baby. Sei davvero tu. It's the speed of Io no. Dovrei ringraziarti. here with my baby. Io non volevo lasciarti solo. È che non sono abituata ad andargli contro. A chi? Il mio ragazzo. Cazzo! E io per quale cazzo di ragione dovrei difenderti ancora una volta se dovesse ricapitare? Non devi farlo. Ma perché stai sempre vestito così? Perché interpretare un personaggio non è un lavoro part-time. Tu dovresti saperlo dato che ne interpreti 3 o 4. Ma che carina! Ma è davvero casa tua? No, l'ho occupata ieri. Dai. Diciamo che mio padre era un clown molto bravo e prima di scappare con Zuzana, la badante cecoslovacca, mi ha detto di prendermene cura. Vabbè. Non penso che ti dispiaccia stare da solo qua. No, è che... Cosa? Niente, lascia stare. Figata. Diciamo. Perché mi hai portata qui? Hai ragione, se vuoi te ne puoi pure andare. Io non volevo scappare. Te lo giuro. Ma ti sembra normale fare l'offeso così per un errore? Ma mi ascolti? Vabbè, ho capito. Quindi adesso non parli più. Certo che è normale, Cristo! Tu hai idea di cosa significa sentirsi totalmente inutili, non essere cercato da nessuno a 25 fottuti anni? Neanche dal tuo cazzo di padre, che il giorno di Santo Stefano se n'è scappato con Zuzana Svopodova la badante! No, perché anche se ti tratta come uno straccio di merda, tu hai quel subumano con cui divertirti e da soddisfare! Tu almeno sei libero.
No, non iniziare con la solita scusa del cazzo che utilizzano le ragazze come te. Tu hai scelto di non essere libera e sei sempre tu che scegli di stare in quella cazzo di prigione. Io non so come spiegarlo. Però io ho delle medicine con me. Perché sono una cazzo di bipolare di merda. Bella scusa di merda. Tu sei una scusa di merda! Prego. Hai capito bene, testa di cazzo. Tu sei una puttana. Tu sei la classica puttana che si accolla, fa la vittima e poi appena può fa sentire in colpa il primo coglione che ci casca, eh? E non dici nulla, perché non hai un cazzo da dire. Che poi io ti dovrei ringraziare. Perché? Perché ho scoperto di non essere la persona più inutile in questa merda di mondo. Se non vuoi che il sangue di una puttana ti sporchi il pavimento, allora stai zitto! Vabbè, sì, tanto non lo vuoi. Perché tanto sono solo un oggetto da usare, vero? Dai, chiedimi di farti un pompino, così almeno mi ammazzo dopo aver fatto il mio dovere. No. Dai, coglione, non lo vuoi un pompino? Sei solo. E poi lo vedo come mi guardi in quel cazzo di vicolo di merda. Io non guardo te, io guardo Roma. Certo. Sono settimane che ti osservo. Vuoi sei così tanto prevedibile. Non sei diverso dagli altri stronzi solo perché hai una parrucca di merda e un vestito del cazzo. E poi guarda. Cosa? Non hai neanche buttato la spazzatura di ieri sera. Butta la spazzatura. Io sono preoccupato per te. Non so che farei se vedessi in giro quel subumano. Tranquillo. Domani sono nel vicolo accanto. Vieni se vuoi. Però è bella. Oh. Al grilletto, cioè, è pesante, sembra una di quelle panda con lo stesso. A volte anche le cose più improbabili possono funzionare. Spetta a noi capire come, anche se ciò richiede litigare a morte o sfiorare il limite. Nessuna storia è impossibile, forse a volte siamo noi a essere impossibili, o forse lo è ancora la nostra sorte. Ma il punto è... E chi se ne frega? Adele? 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 Adele?
Adele! 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 Che cazzo hai fatto? Non è colpa tua. Che dici? Sono quel figlio di puttana, eh? Non è colpa di nessuno. Ma che dici? Che dici, mio Dio? È stato quel figlio di puttana? Sì. Tu lo sai che io lo ammazzo quel figlio di puttana? Ehi! Ehi! Adele! Adele! Ehi! È lui. Oh, te sei Adriano, vero? Amico d'Adele. È la parrucca di merda pure oggi, eh? Ma che cazzo fai? Cazzo, che devi fare? Che devi fare? Lascialo stare, eh? Come fai così? Facciamo un nasino rosso, facciamo? Eh? Che è? Che è? Che sta a guardare? Che è? Antonio Albanese, nuovo attaccante della Roma. Oh! No, La messa pistola, dai. No, cazzo! Stiamo calmi. Io non lo voglio fare. Ma mi hanno detto che siete stati cattivi. E quindi dovete essere puniti. Siamo stati cattivi, che cazzo sei, Babbo Natale? No, sono il lupo cattivo. Ma molla sta cosa. Bello, bellissimo. Strabiliante! Dai, stavamo a giocare, a me sta pistola. Non stavamo a giocare. Come sei carino! Ma fossi in te, quello bucuccio di merda la terrei chiusa! Non mi devi toccare. Picci, ma come siete carini, eh? Oh. Cazzo di fa? Cazzo fai? Dai, stai completamente fuori di testa, dammi sta cosa, dai. Dammi sta cosa. Facci piano, Sando Camburino dei poveri. Oh. Al muro. Al muro! Sono il lupo cattivo. A terra. A terra! A terra? Dai, non fa scemo. E ora? Parte la parte più bella, bellissima, strabiliantemente bella di tutte, perché rullo di tamburi. Rullo di tamburi, brullate i tamburi. Noi staremo insieme fino a tarda notte! Ma non lo vedi che sei un coglione quando fai così? Non ti porto il fumo, te lo porta il mio cavallo. Tortellini alla
Paolo Di Bala! M'avete provocato in Montemagno! Sei un pelato come Montemagno! Vado in curva sud, mica vado in Montemario! Una ragazza mi ha detto... Scegli me o scegli il Jack? Pass! È diventata la mia ex! Bellissimi pezzi di merda! Conoscete la storia della mela ossidata? Come? Allora c'era una volta una mela che si stava... Che cazzo hai là? C'ho niente qua. Che cazzo hai là? Non c'ho niente. Dammi la giacca. Dammi la giacca! Su! C'era una volta una mela che si stava ossidando per colpa dell'ossigeno. Faccina triste! Faccina triste? Fate la faccina triste! Più pathos. Bravi. Che succede? Succede che... Quindi... l'ossigeno attacca la mela e quindi... Ah, la mela si sta ossidando! E quindi cosa si fa? Che si fa? Si combatte l'ossidazione con i limoni! Metteteveli in bocca. Muoviti! Ora facciamo un piccolo gioco. Io vi faccio delle domande. Se la risposta è sbagliata siete delle mele ossidate da buttare. Se la risposta è giusta siete salvi. Anche grazie al limone che potete usare a vostro favore. Chiaro? Se avete paura, spremetelo forte forte con i denti. Prima domanda. Quanto è piccolo il cazzo del tuo amico qui? Forse... credo 13. Ci siamo quasi. Allora... Allora 11. I tuoi sforzi sono eccitanti, ma mi dispiace. La sua risposta è definitivamente sbagliata. Seconda domanda. Quanti orgasmi ha finto con te, Adele? Pezzo di merda, ti spacco la faccia, capito? Testa di cazzo. Poveretto. Ti ammazzo, ti Vittima spacco. della testa propria di cazzo. Ti ammazzo. stupidità che da cosa? subumano. Cretino, deficiente.
Adele? Bravissimo! Hai regalato a tutti questi ragazzi uno spettacolo incredibile! Non sei felicissimo? Che spettacolo? Ragazzi, finge di non sapere. Avanti su, ricordategli che cosa vi ha fatto vedere. Lo spettacolo della vita. Cioè? La morte bagnata di coloro che dovevano essere già morti. Procedete. Continuate. E ora butta la spazzatura.